Spazi immensi e deserti, altipiani rocciosi, mare cristallino, scogliere e spiagge bianche. La bellezza della Sardegna si misura nei suoi paesaggi sconfinati e in una natura ancora miracolosamente incontaminata. Un universo da scoprire ma riservato, che si svela piano a chi sa andare oltre. Qui tutto si fa cielo aperto, tutto si fa mare, vento, dune e orizzonte. Per celebrare le meraviglie di questa terra, raccontiamo 3 luoghi sconosciuti ai molti e spesso anche agli stessi sardi. Una guglia che si erge dal mare per 128 metri e cade a picco in un mare dal profondo blu. Meta di intrepidi scalatori che sulle sue sporgenze sfidano la forza del vento e del mare per salire fino alla vetta. Monumento naturale, simbolo dell'unione tra il mare e la montagna, dove l'uomo si confronta con la forza della natura ed il desiderio di non soccombere. Uno scenario quasi mistico, sul bellissimo mare di Baunei. Pedralonga, un luogo incantato dove il vento, il mare e l'uomo incrociano il loro destino nella poesia di un combattere eterno. Aria, mare, il rumore del vento. E quel lento andare verso nuove avventure. Esiste un luogo solitario tra le vivaci spiagge del sud-est della Sardegna. Il faro di Capoferrato, circondato da lagune incontaminate, a 2 passi dal granitico Monteferro. A 51 metri sul livello del mare, da quasi un secolo, come un guerriero in vedetta, sovrasta immense scogliere che nascondono alla vista baie di smeraldo. Un luogo magico, solitario ed intenso. La natura selvaggia e pura si affida al suo guardiano silenzioso. Qui, gli unici rumori saranno il suono delle onde e il canto del vento. Una strada, nel sud della Sardegna, ha sempre rappresentato il principale collegamento tra la regione del Sarrabus e Cagliari. La si raggiunge, in tutta tranquillità, attraversando lo splendido territorio sardo, da est ad ovest, in uno scenario mediterraneo, dai colori selvaggi e dal profumo intenso. Una lingua di 25 chilometri di asfalto tortuosi, che si snodano lungo un canyon, di una bellezza che toglie il fiato. Che oggi vogliamo percorrere con il nostro mezzo preferito.
Attraversando il vecchio ponte romano, diamo avvio al percorso, che salendo, ci porta verso il centro del canyon. Dall'alto, notiamo le montagne della regione del Sarrabus, che fanno da contorno allo splendido tragitto. Sorprende come la potenza dello scorrimento dell'acqua abbia potuto solcare il duro granito di queste montagne, creando il sinuosissimo canyon su cui si adagia la strada. Dopo metà tragitto, ci si sposta sull'altro versante del canyon. La nostra strada comincia a salire, circondata dalla vegetazione, con ampie curve che aprono viste bellissime su questa parte del lagone. Una strada mozzafiato, che conduce anche alla fine del nostro viaggio. Un percorso che ci ha portato dal mare alla terra. E alla fine del nostro girovagare, capiamo ancora una volta che siamo stati stregati da questa splendida isola.